Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche predestinate per il mese di novembre 2024. Tre carte. Però non male. Papa, ruota della fortuna e stella. Oh, ma che bello, ragazzi. Qui sento che se per caso avete un canale di comunicazione pubblico, Instagram, Facebook, YouTube, qualsiasi esso sia, potrebbe come avere un boom. Ci potrebbe essere come un nuovo obiettivo, magari per questo vostro mezzo di comunicazione. Quindi se fino ad adesso, ipotesi, avete parlato di gatti, non lo so, adesso inizierete anche a considerare di parlare di pappagalli piuttosto che di, non lo so, pesci. E per farvi un esempio come un altro, Però sento come se dovessero entrare nuovi obiettivi, nuovi anche contratti. Sono tre carte bellissime. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro un corso base di metafisica sui chakra. Comunque io tutte le novità le inserisco sempre nella descrizione. Voi aprite la tendina e poi se avete bisogno di informazioni aggiuntive mi scrivete un'email. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per il mese di novembre. Wow! Partiamo subito con un asso di coppe che mi parla di nuovi inizi, che mi parla di una sorta di apertura, 6 di bastoni, cavaliere di spade, abbiamo la temperanza, il diavolo, fante di bastoni, regina di pentacoli e cavaliere di coppe. Bene, sicuramente c'è qualche nuovo inizio perché partiamo con questo asso di coppe. Può essere un inizio di una relazione effettivamente, di un'idea, di un progetto, di un nuovo modo di essere. Potrebbe anche essere una nascita, intesa proprio come la nascita di un bambino per qualcuno, la nascita di qualche cosa di nuovo, di un nuovo affetto. Andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, quindi vi darò come dei messaggi spot un po' sciolti. Dopodiché farò i vari esempi, quindi per l'amore i single, chi è in relazione, poi andremo a vedere il lavoro, i disoccupati, gli occupati, le finanze, la famiglia, insomma andremo a vedere un po' tutto. Partiamo da questo asso di coppe e qui abbiamo un 3 di coppe e un 5 di spade. Devo dire che sì, potrebbe essere un nuovo inizio che viene festeggiato, ma che potrebbe portare, diciamo così, qualche pettegolezzo, qualche magari discrepanza tra le parti, se ci sono parti, se è un nuovo inizio è come se fosse nella vostra testa, no? Questo 5 di spade mi parla comunque di una confusione che potrebbe esserci, come non avere le idee ben chiare. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Sapete, l'asso di coppe è come se fosse un impulso del cuore e quando si è tutta emozione ed effettivamente poca razione o raziocinio. Andiamo a vedere il 6 di bastoni.
8 di spade e 9 di coppe. Voglio andare a vedere anche il cavaliere di spade, regina di spade e 8 di coppe. Dunque, questa confusione di cui vi parlavo con il 5 di spade è molto collegata con questo 8 di spade, sono anche, hanno lo stesso elemento, sono vicine come posizione, sono vicine come numero. Però la sensazione che ho è che in questo mese voi non vediate altra soluzione se non portare a galla qualche questione. Può essere che abbiate questa nuova idea, questa nuova spinta emotiva e vogliate effettivamente dirlo al mondo, anche se è una nuova relazione. Il punto, ho l'idea con questo cavaliere di spade ehm, e le altre due carte che si stia andando un po' così a sprombattuto. Vi dico, quando c'è tanta parte, tanto polo positivo, tende a esserci poco polo negativo, cioè come se la bilancia fosse... e difatti qui avete anche la carta della temperanza, tra l'altro, che fa proprio vedere un alchimista, qui lo chiama in questo mazzo, che travasa da un boccettino all'altro per ritrovare l'equilibrio, per fare magia, no? Per creare una pozione magica che possa guarire. E quindi ho come la sensazione che sì, abbiate questo impulso di divulgare qualche cosa, ma sia dubbio il come. Credo anche il quando. Andiamo a vedere la temperanza, che qua viene chiamata l'alchimista. 3 di spade, asso di spade. È come se ci dovesse essere una presa di consapevolezza. Vi dico, qui qualche cosa non si vede, E anche qui l'asso di spade mi parla un po' di confusione mentale, troppi pensieri che si sovrappongono l'uno con l'altro, poca chiarezza magari anche nel modo di comunicare, no? Quello che vi dicevo, il non sapere come, il non sapere quando. Andiamo a vedere il diavolo. Fante di bastoni e 2 di pentacoli. Allora, potrebbe essere una nuova idea, per esempio, se fosse un lavoro, potrebbe essere una nuova idea a livello di un prodotto, di un servizio, piuttosto che, ok, mi metto a fare quella roba lì e la difficoltà in questo mese, questo turbinio, se vogliamo, di pensieri, può essere riferito al fatto che ci sono troppe cose da gestire ed è come il, ok, bisogna fare le cose in un certo modo, bisogna seguire certe regole perché se no non si arriva al risultato. Ehm, Andiamo avanti. Andiamo a vedere questo fante di bastoni, perché quello che mi dice il fante di bastoni è che c'è come una sorta di inesperienza nel trattare la situazione o la relazione. Allora, qui abbiamo un 6 di bastoni che avevate anche qui e un 7 di spade. Per qualche motivo, ragazzi, se per caso, perché 7 di spade quando è rovesciato, poi qui c'è anche il diavolo, in realtà non lo sento molto collegato con questo diavolo.
Per farvela breve, ho la sensazione che se stiate frequentando una persona da poco tempo e se questa persona potrebbe anche essere un figlio, nel senso che è una persona o giovane la relazione o è giovane la persona, e ci sono dei soldi in ballo, con i 7 di spade rovesciato, io vi dico, fate attenzione, rimanete sulle vostre, non offrite aiuto economico, piuttosto offrite aiuto manuale. Hai bisogno del mio tempo, posso esserti utile in qualcosa per farti risparmiare denaro, però come l'idea che vi dicono, se proprio dovete, prima, perché avete due volte il 6 di bastoni e la carta del Papa, mettete le cose nero su bianco, regolarizzate il tutto. Andiamo a vedere la regina di Pentacoli. Giudizio. E 3 di Pentacoli. Credo che con queste due carte, e guardando soprattutto la posizione della regina di Pentacoli, che è proprio appoggiata e guarda da un'altra parte, in questo mese farete un po' spallucce, secondo me, diciamo ad una richiesta che potrebbe arrivarvi, che come vi ho detto prima potrebbe essere un discorso economico. È come se doveste diventare un po' osservatori e semplicemente togliendovi dal gioco vedere come si muovono le dinamiche, perché è come se prendeste consapevolezza del fatto che certe responsabilità non sono vostre, soprattutto se i figli sono grandi, certe responsabilità non sono più le vostre, come dire, ok, il mio l'ho fatto, di lì in avanti aggiustati, diventa uomo, diventa donna, diventa abile nel pensare per te stesso o te stessa, e questo lo sento molto, sia che appunto abbiate i figli, diciamo, già un po' grandi, sia nel caso in cui stiate frequentando una persona a livello romantico che o è più giovane o voi trattate come un figlio. Mm. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe, abbiamo un re di spade. 2 di spade e 4 di spade, perbacco. Ehm, diciamo che il consiglio qua potrebbe essere di non muovervi, di non offrire niente, di non sbilanciarvi, di non parlare neanche troppo, fino a che non avrete questa regina di spade e il re di spade più o meno come energia sono simili, no? Qui mi parla di una sorta di troppa flessibilità, confusione, mollezza, come vi posso dire, troppa malleabilità di carattere, poca fermezza, mentre qui è come se, avendo questa figura girata a testa in su, si dovesse rinforzare un pochettino quel tipo di discorso lì. Tenete presente che 4 di spade e 2 di spade sono comunque al rovescio ed è giusto che vi, come vi dicevo prima, tiriate fuori dai giochi. Qualsiasi cosa sia che inizierà nel mese di novembre, ho come l'idea che voi vorreste che le cose andassero in un certo modo. È come se per me o va così o niente. Potrebbe esserci un certo tipo di frustrazione anche a un certo punto, magari con questa persona o in questa situazione. Mm, se diciamo questa persona si appoggia troppo a voi o se comunque avete questa situazione troppo sulle vostre spalle, qui è un po' come se fosse ora di appunto togliersi dai giochi, mettersi un pochettino in disparte. Mi parlano, mi parlano di fratelli, quindi questa può essere una situazione che vale anche con i fratelli, no? Se per esempio avete una situazione da gestire e siete più fratelli e questa situazione ricade al 60% su di voi, mentre magari avete altri due fratelli, ognuno degli altri due fa il 20 e il 20, ecco, c'è da fare l'alchimista, da ricalibrare questi compiti. E ripeto, toglietevi dai giochi, cioè nel senso fatevi una vacanza, fatevi un fine settimana, qualche cosa che possa farvi sì, sconnettere, scollegare dai pensieri anche un po' ripetitivi che avete qui con queste due carte. E, e
diciamo, mettete voi le vostre regole. Semplicemente, se per esempio parlare non serve, semplicemente smettete di fare quello che avete sempre fatto perché gli altri se lo aspettano, per esempio, no? Oggi non ho avuto tempo. Eh sì, perché poi dovete anche essere abili a trovarvi delle scuse, pronte, insomma, per svicolare dalle discussioni. Va bene, andiamo a vedere settore per settore. Allora, ragazzi, se siete single, qui devo dire che con questo bellissimo asso di coppe potrebbe effettivamente nascere un sentimento, un istinto, un qualche tipo di affetto. Per qualcuno vi dico già che potrebbe essere una persona. Allora, o è una persona pubblica e quindi è come se fosse difficile la frequentazione, o potrebbe essere per qualcuno, anche se lo vedo per un gruppo piccolo, 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 però potrebbe essere impegnata questa persona e quindi di lì questo 8 di spade, il 5 di spade, le cose devono essere fatte così, qualche dubbio, qualche domanda, sento che ve la farete. Tutto sommato le carte vi invitano, diciamo così, alla prudenza, ok? Diciamo che avete sia la stella che la ruota della fortuna che il Papa è una carta di ufficializzazione, quindi date tempo al tempo. Qui avete due carte di destino, ok? Quindi date tempo al tempo e secondo me mettendo subito un po' quelli che potrebbero essere dei paletti, cioè no, io me la sento fino qui, diciamo che finché magari c'è questa situazione che impedisce, non me la sento di espormi più di tanto, insomma potete definire voi i vostri confini nel vostro spazio con questa persona. Nel caso siate in una relazione, allora per qualcuno devo dire che c'è una sorta di ufficializzazione con questo papa. Ehm, Potrebbe essere un'ufficializzazione ufficiosa. Cosa voglio dire? Ho come la sensazione che qualcuno potrebbe ricevere la proposta o iniziare a pensare di andare a vivere insieme senza però neanche aver conosciuto degli amici del partner piuttosto che la famiglia, cioè è come se ci fosse una sorta di fretta, ok? E poca chiarezza mentale, perché le cose partono comunque con una carta di spiegazione che è il 5 di spade, quindi effettivamente c'è una sorta di confusione, di poca chiarezza, magari anche solo perché siete fagocitati dagli eventi, non necessariamente perché l'altra persona faccia la furba, insomma. Ehm, Se siete comunque in una relazione, come vi dicevo, prendetevi il tempo che vi serve, fate i passi che dovete fare per far sì di condurre nel migliore dei modi la relazione e soprattutto per non rischiare di cadere nella dinamica genitore-figlio, perché questa è una cosa che ho abbastanza forte in questa lettura. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione più o meno, e anche qui ragazzi io ho l'idea che si parla, ma poi non si conclude. Si parla di cambi, si parla di quello che si potrebbe fare, ma poi non si arriva mai alla concretezza, perlomeno nel mese di novembre. Le letture sull'amore poi usciranno, non so se la prossima settimana o quella dopo ancora, comunque prossimamente, e sono più specifiche. Allora, parliamo della vostra crescita, del vostro stato psicoemotivo nel mese, perché vi devo dire, qui c'è questa forte componente emotiva che fa sì che sia un po' difficile radicare i pensieri, cioè farli atterrare, dargli un ordine logico. Quello che vi posso dire è che facendo un passo indietro riuscirete come a vedere cose che non vi erano chiare, semplicemente mettendovi nella modalità osservatore. Alle volte il fare, il voler andare avanti ci impedisce di avere una visione completa della situazione o della relazione.
però tutto sommato devo dire che c'è come una crescita, c'è terreno fertile per evolvere ancora di più. Allora, nel caso abbiate figli, può essere un mese dove ci sarà qualche grattacapo nei confronti dei figli. Ehm, Grattacapi potrebbero anche essere far coincidere la lezione di calcio con la lezione di musica o che so io, piuttosto che qualche cosa di un po' più importante, come il discorso a cui accennavo prima, se ci fossero in mezzo dei soldi. È come se dovesse centellinare quello che date, sia che sia disponibilità magari di tempo, sia che siano questioni economiche, non perché non dobbiate dare al figlio o ai figli, ma perché questo fa sì che si generi una situazione di pigrizia nel figlio. Ok, quindi è come il, ok, dosate con il contagocce come vi muovete cioè non date troppo perché ho come l'idea che c'è la temperanza, ragazzi, dovete mettere in equilibrio qualche cosa, ok? Anche qui abbiamo un 2 di pentacoli, mi parla di alti e bassi. Io ho la sensazione che in questo momento è come se fosse tutto amore e zero ragione. E quindi quando si è troppo aperti si tende anche a dare troppo. Per cui vi dicono con calma, non vi denutrite voi per dare agli altri perché poi nessuno dà a voi. Per quello che riguarda i progetti, allora potrebbe essere ragazzi che dobbiate, diciamo, risistemare delle carte piuttosto che degli investimenti, come se doveste muovere qualcosa. Tenete presente che avete la ruota della fortuna e per qualcuno si tratta di cambi finanziari anche o di vincite o di, insomma, c'è come un apporto ehm, sporadico di denaro, ma io ho come anche la sensazione che tanto in fretta arriva, tanto in fretta se ne va. Soprattutto se avete quella situazione con i figli in ballo, cioè dove appunto vi chiedono un aiuto, vi chiedono una mano. Qui le carte vi dicono tiratevi indietro, chiudete i rubinetti e ad un certo punto, soprattutto se i figli sono grandi, staccate il cordone ombelicale. Poi ci sono delle volte in cui è possibile, delle volte in cui no, voi sapete qual è la vostra situazione, non generalizziamo troppo la lettura, ok? Ehm, Va bene. Cosa vi devo dire ancora? Ah, i soldi. Quello che vi ho detto prima, ragazzi. Calibrate bene. Sento che avete voglia di comprarvi roba da vestire. Fatemelo sapere nei commenti perché è una cosa proprio specifica che mi è arrivata adesso, è come se avessi visto qualcuno davanti a una vetrina di abbigliamento con questa voglia di comprare qualche cosa, come se aveste voglia di prendervi cura di voi ed è giusto così anche. Voi, se per caso avete a che fare con il sentimento di colpa, cioè il non fare qualche cosa vi fa sentire in colpa, voi chiedetevi sempre, sostituite la parola colpa con responsabilità e chiedetevi di chi è la responsabilità di questa cosa. Se la mia vicina c'ha bisogno del lievito per fare la torta, ok, e viene a suonare a me perché gli vado a prendere il lievito, io non mi devo sentire in colpa perché magari non vado. Più che altro è suo il bisogno del lievito per fare la torta e quindi sarà compito suo soddisfare il suo bisogno. Chiaramente se può, se non può, insomma, fare la torta un altro giorno, ragazzi, ma cosa vi devo dire? Cioè, perché poi per essere troppo gentili, per non saper dire di no, ci dreniamo di energia e quando uno è tanto aperto così è facile che abbiamo anche un po' l'istinto di dire no, non ti preoccupare, ci penso io. Comunque, qualunque sia l'altra figura, che sia il partner, che sia il figlio, che sia chiunque sia, non importa, ehm, dosate molto.
Il lavoro, mi stavo dimenticando del lavoro, ragazzi. Allora, devo dire che sento come se fosse un buon periodo in effetti. Se siete senza lavoro potrebbero arrivare più di un'opzione lavorativa. Non vedo per ora che sia duratura, però diciamo è qualcosa per far muovere l'energia, per far muovere le finanze, ecco. Ehm, è qualche cosa che potrebbe anche essere qualche cosa fuori dal vostro normale elaborato, cioè potrebbe essere un lavoro nuovo rispetto a quello che avete fatto, quelli che avete fatto fino ad adesso, o quello che avete fatto fino ad adesso. Se siete occupati, dipendenti quindi, eh, ragazzi, qui la sento un pochino più pesantuccia la cosa, soprattutto se avete un flirt con qualche collega, fate attenzione, confondetevi con la tappezzeria perché le malelingue sono dietro l'angolo. Voi anche qui fate un passo indietro. Per qualcuno potrebbe essere un periodo un po' pesantuccio. Vi dico, potrebbe venirvi bene un'ossidiana, una tormalina nera, un onice nero da appendere al collo per tenere lontane le malelingue, le energie negative. Se siete autonomi, ragazzi, qui vedo, insomma, si muovono tante cose, ma prima di creare qualche tipo di nuova collaborazione, piuttosto fate sacrificio un po', andate avanti e indietro, non lo so perché vedo come se fosse un pendolare che deve andare avanti e indietro, si deve spostare magari tra la propria sede e quella di un nuovo collaboratore, però prima di firmare qualsiasi tipo di contratto, e ve lo dico perché c'è il Papa, mi parla di contratti abbastanza stabili, duraturi, riconosciuti. Mettete bene in chiaro le regole. Prima fatevi voi un'idea chiara, ok? E poi le fate presente anche all'altra persona. Bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa da consigliarvi. Comunque potrebbero esserci nuovi obiettivi, nascite di nuove idee e soprattutto con la ruota della fortuna cambi di dinamiche, ok? Che secondo me è questo tirarsi indietro. Allora, la prima carta è lasciarsi andare, abbandonarsi al flusso della vita senza dover fare qualcosa, e nessuna cosa, che è nuovamente la carta del Papa. In questo mazzo è disegnato come se fosse una lavagna nera in modo che ognuno possa riscrivere la propria realtà. Ed è bellissimo, devo dire. Bene, voi lasciatevi andare e vedete come potete riscrivere la storia. Vi dico, c'è bisogno di scrivere le regole, di scrivere gli accordi, o se state lavorando con la legge di manifestazione, di scrivere il partner che volete, magari a livello romantico, a livello lavorativo, il tipo di clienti che volete, o insomma, scrivetelo. Mm? Bene ragazzi, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà scrivermi un'email. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Se invece volete procedere a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. Comunque i titoli dei video sono pubblici, si vedono, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e dare un'occhiata. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!